Benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e in questo tutorial realizzeremo insieme passo passo una mini pochette o astuccio all'uncinetto completa di zip e di fodera. Un progetto facile, veloce e soprattutto utile che potrete realizzare con pochissimi materiali. Vi serviranno infatti solamente del filato, una zip e uno scampolo di tessuto. Per voi, oppure come idea regalo, un progetto versatile. Potrete infatti sfruttare questo astuccio, questa bustina, per riporre i vostri strumenti creativi, per trucchi, pennelli, per tenere sempre a portata di mano lo stretto necessario, ad esempio all'interno di una borsa più grande, perfetto anche per la scuola. Andremo ad utilizzare solamente i punti base della lavorazione all'uncinetto, la catenella e la maglia bassa, e vedremo poi insieme passo passo come applicare la zip e come realizzare la fodera, così da avere in un unico tutorial un progetto completo che spero sarà di vostro gradimento. Se è così fatemelo poi sapere con un bel pollice in su e un commento proprio qui sotto il video. Andiamo quindi a vedere tutti i materiali di cui avremo bisogno e andiamo a realizzare insieme il nostro progetto. Il nostro progetto ha una lavorazione molto semplice. Volevo renderla unica utilizzando un filato particolare e ho ritrovato dopo molto tempo questo filato nella mia craft room che mi è stato regalato. Un filato che, vi premetto, fa parte di un'edizione limitata di intrecci preziosi. Questo filato, uno special prize, è un'edizione limitata, quindi non continuativa, ed è un filato melangiato. Al momento purtroppo credo che questo filato in particolare non sia più disponibile, ma sul sito di Intrecci Preziosi ci sono delle validissime alternative, ma in generale potete replicare questo progetto con qualsiasi tipologia di filato. Nel box informazioni subito sotto il video vi lascio comunque i riferimenti per il sito di Intrecci Preziosi e vi lascerò inoltre indicata sullo schermo la quantità esatta di filato che andrò ad utilizzare. Ho deciso di lavorare il tutto utilizzando un uncinetto 4,5. Ricordate sempre di adeguare il numero di uncinetto alla tipologia di filato che scegliete di utilizzare e alla vostra mano di lavorazione. Per chiudere il mio progetto andrò ad applicare una cerniera zip, nel mio caso lunga 24 cm. La lunghezza della zip deve essere ovviamente adeguata alla larghezza del nostro progetto. Se come chiusura la cerniera zip non vi piace, potete sostituirla tranquillamente con dei bottoni magnetici. Per foderare l'interno del mio progetto andrò ad utilizzare del tessuto fantasia in cotone. Indispensabili saranno questi strumenti da cucito: un paio di forbici, aghi, 1 metro, filo da cucito e spilli. Per eseguire questo progetto non abbiamo multipli da rispettare. Possiamo quindi andare ad avviare il numero di catenelle che riteniamo necessario per il nostro progetto. Il numero di catenelle che andiamo quindi ad avviare andrà in parte ad incidere sulla larghezza del nostro progetto. Nel mio caso ho avviato 30 catenelle che corrispondono all'incirca a 19 cm. Lavorata la mia 30ª catenella, vado ad aggiungere una catenella di supporto, dopodiché devo tornare indietro nella seconda catenella dall'uncinetto, 1 e 2, la penultima catenella che ho lavorato, che corrisponde alla mia catenella numero 30. Entro all'interno della catenella, prendo il filo e lavoro un punto basso. Sopra questo punto basso che ho appena lavorato vado a porre un marcatore. Il marcatore ci sarà utile quando dovremo completare questo giro. Proseguo lavorando una maglia bassa in ciascuna catenella che mi si presenta, fino ad arrivare all'ultima catenella disponibile. Nell'ultima catenella disponibile dobbiamo eseguire un aumento. Dobbiamo lavorare 3 maglie basse all'interno della stessa catenella,
così da formare il primo angolo. Entro quindi nell'ultima catenella disponibile e lavoro una, 2 maglie basse nella stessa catenella, ruoto leggermente il lavoro, rientro nella catenella e lavoro la terza maglia bassa. Sopra queste 3 maglie basse che abbiamo appena lavorato, nel giro successivo dovremo eseguire degli altri aumenti. Se non avete molta praticità nel riconoscere i vari punti, vi consiglio di applicare un marcatore su ciascuna di queste 3 maglie, così vi sarà più semplice eseguire i passaggi del giro successivo. Davanti a noi abbiamo ora le catenelle con le quali abbiamo avviato il nostro progetto. Dobbiamo entrare all'interno di ciascuna catenella e lavorarvi un punto basso. Proseguiamo in questo modo, lavorando quindi una maglia bassa in ciascuna catenella, fino ad arrivare all'angolo opposto. Davanti a noi abbiamo ora questa situazione. Abbiamo la catenella nella quale abbiamo lavorato il primo punto del nostro giro, punto che abbiamo segnato con il nostro marcatore. Come sull'angolo opposto, all'interno di questa catenella dobbiamo ottenere 3 punti, così da formare l'aumento per il nostro angolo. Di fatto, all'interno di questa catenella abbiamo già lavorato 2 punti. Una è la catenella che abbiamo aggiunto quando abbiamo avviato il nostro progetto, questa qui, alla quale manca la parte superiore del punto. E abbiamo poi la maglia bassa che abbiamo segnato con il nostro marcatore. All'interno di questa catenella ci resta quindi da lavorare un solo punto basso. Entriamo quindi nella catenella e lavoriamo il punto basso. Ruotiamo il lavoro. Vi ho detto che alla catenella aggiuntiva che abbiamo fatto all'avvio del progetto manca la parte superiore del punto. Questo perché la nostra catenella diventerà la maglia bassa mancante in questo angolo. Per trasformarla andremo ad eseguire questa operazione. Allunghiamo l'asola e sfiliamo l'uncinetto. Dobbiamo entrare da dietro sotto alle 2 costine della maglia bassa che abbiamo segnato con il nostro marcatore. Entriamo da dietro nel punto, passando sotto ad entrambe le costine, prendiamo l'asola, la poniamo sull'uncinetto e tenendola morbida la portiamo sul retro del lavoro. I 2 fili che compongono l'asola sono diventati così la parte superiore di questo punto, al centro del nostro angolo. Ed è sotto a questi 2 fili che dovremo ora passare con il nostro uncinetto per avviare il giro successivo. Tenendo ferma l'asola sul retro del lavoro, con l'uncinetto andiamo proprio a passare sotto a questi 2 fili. In questo modo prendiamo il filo proveniente dalla rocca o dal gomitolo, lo poniamo sull'uncinetto e lo portiamo attraverso, creando così una nuova asola. Recuperiamo quella lasciata sul retro del lavoro, prendiamo il filo e andiamo a chiudere insieme le 2 asole, creando così la prima parte del primo punto del nostro giro. Attenzione, di fatto siamo passati sotto a una delle 3 maglie che componevano il nostro angolo. Ogni angolo in questo giro deve avere degli aumenti su ciascuna delle 3 maglie. Con l'uncinetto dobbiamo quindi passare nuovamente sotto ai 2 fili che componevano l'asola e andare a lavorare un secondo punto basso, così da formare il primo dei nostri aumenti. Quindi con l'uncinetto vado a rientrare nuovamente in questo punto. Passo sotto ai 2 fili, prendo il filo, lo porto attraverso e lavoro un punto basso. E vado a segnare questo punto basso con il mio marcatore. Mi sposto sul punto successivo. Su questa maglia bassa
devo lavorare un aumento, quindi 2 maglie basse sullo stesso punto di base. E proseguo ora lavorando una maglia bassa singola sopra ciascun punto che mi si presenta fino ad arrivare alle 3 maglie che formano il mio angolo. Su ciascuna di queste 3 maglie devo lavorare un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto. Passeremo quindi da avere 3 punti nell'angolo ad averne in tutto 6. Entro nel primo punto nell'angolo e lavoro una e 2 maglie basse nello stesso punto. Ripeto lo stesso passaggio nel punto successivo e nel terzo e ultimo punto dell'angolo. E riprendo a lavorare una maglia bassa singola su ciascun punto che mi si presenta fino ad arrivare all'angolo opposto. E anche su questo lato del nostro progetto dobbiamo passare da 3 a 6 maglie nel nostro angolo. Le prime 4 le abbiamo lavorate all'inizio del giro. Restano da lavorare le ultime 2. Queste 2 maglie le andremo a lavorare sull'ultimo punto disponibile del giro, eseguendo così il nostro ultimo aumento. Vado quindi sull'ultimo punto del giro e lavoro una e 2 maglie basse. Ruoto il lavoro perché dobbiamo eseguire la chiusura di questo giro. Se ricordate, il primo punto che abbiamo lavorato è mancante della parte superiore. L'andiamo a realizzare ora ripetendo i passaggi per la chiusura che abbiamo visto nel giro precedente. Allunghiamo l'asola, sfiliamo l'uncinetto e dobbiamo entrare da dietro sotto alla maglia che abbiamo segnato col nostro marcatore. Tolto il marcatore, passiamo sotto ad entrambe le costine del primo punto basso completo lavorato, prendiamo l'asola, la poniamo sull'uncinetto e la portiamo sul retro del lavoro. Abbiamo così concluso anche questo giro. Da questo momento in poi non lavoreremo più alcun aumento sul nostro progetto. Lavoreremo sempre maglie basse singole. Cominciamo ora ad eseguire il corpo del nostro progetto. Per fare questo, sfiliamo l'uncinetto e dobbiamo passare sotto ai fili che compongono l'asola che abbiamo portato sul retro del lavoro. Ma attenzione! Non passiamo sotto ad entrambi i fili, ma andiamo a passare solamente sotto il filo più lontano rispetto a noi, come se questo filo fosse la costa retro del nostro punto. Questi sono i 2 fili, passiamo solamente sotto al filo più lontano rispetto a noi. Tenendo quindi ferma la mia asola, con l'uncinetto passo sotto a quest'unico filo, prendo il filo proveniente dalla rocca o dal gomitolo, lo porto attraverso, creando così una nuova asola, recupero quella lasciata sul retro del lavoro, prendo il filo e vado a chiudere. Andremo poi a completare questo punto con la successiva chiusura del giro. Ci spostiamo sul punto successivo. Dobbiamo passare anche in questo caso solamente sotto la costina più lontana rispetto a noi, la costa retro del nostro punto. Entriamo quindi in questo modo, prendiamo il filo e lavoriamo un punto basso. Sopra questo punto che abbiamo appena lavorato andiamo a porre il marcatore di inizio e fine giro.
Ci spostiamo sul punto successivo entrando sempre in costa retro e vi lavoriamo un punto basso. Proseguiamo in questo modo lavorando una maglia bassa in costa retro sopra ciascun punto che ci si presenta fino ad arrivare al termine del nostro giro. I passaggi per chiudere e cominciare il giro successivo sono quelli che abbiamo visto insieme in tutti i giri precedenti. Allunghiamo l'asola, sfiliamo l'uncinetto. Dobbiamo entrare da dietro sotto alla prima maglia completa che abbiamo lavorato, quella segnata col nostro marcatore. Rimosso il marcatore, entriamo da dietro passando sotto ad entrambe le costine. Poniamo l'asola sull'uncinetto e la portiamo sul retro del lavoro. Poiché da questo momento in poi lavoreremo sempre a maglia bassa in costa retro, l'inizio del nuovo giro dovrà avvenire prendendo sempre e solo la parte della nostra asolina più lontana rispetto a noi. Teniamo quindi ferma la nostra asola sul retro del lavoro, sfiliamo l'uncinetto e passiamo sotto al filo che compone l'asola più lontano rispetto a noi, come se fosse la costa retro del nostro punto. In questo modo prendiamo il filo, lo portiamo attraverso, recuperiamo l'asola lasciata sul retro, prendiamo il filo e chiudiamo. Ci spostiamo sulla costa retro del punto successivo, dove lavoriamo un punto basso che andiamo a segnare con un marcatore e proseguiamo con una maglia bassa in costa retro su ciascun punto del giro. Giro che andremo poi a concludere ripetendo i passaggi che abbiamo appena visto insieme. Vi consiglio di applicare sempre il marcatore sulla prima maglia bassa in costa retro completa lavorata, così avrete meno difficoltà a riconoscere la maglia nella quale dovrete poi portare al di sotto la vostra asola per chiudere il giro. Se siete ovviamente pratici, il marcatore può essere superfluo. Questi sono tutti i passaggi che dovremo ripetere per il corpo del nostro progetto. Lavoreremo sempre una maglia bassa in costa retro su ciascun punto e andremo poi a ripetere i passaggi per la chiusura che abbiamo visto insieme. Proseguiamo quindi in questo modo, giro dopo giro, fino ad ottenere un risultato come questo. Ho lavorato in tutto a maglia bassa in costa retro per 20 giri, raggiungendo un'altezza complessiva per il mio progetto di circa 16,5 cm. Andiamo ora a realizzare insieme un ultimissimo giro di rifinitura per la parte superiore del progetto. Per la chiusura di questo giro vado a ripetere gli stessi passaggi che abbiamo eseguito per tutti i giri precedenti. Allungo quindi la mia asola, sfilo l'uncinetto, entro da dietro nella prima maglia bassa completa del giro, prendo la mia asola e la pongo sull'uncinetto e porto l'asola sul retro del lavoro. Vado ora a rientrare nella costa retro dello stesso punto al di sotto del quale ho appena fatto passare la mia asola. Quindi mi sposto nella costa retro di questo punto, prendo il filo e vado a chiudere direttamente, realizzando così un punto bassissimo. Mi sposto sul punto successivo, lavorando sempre in costa retro. Prendo il filo, lo porto attraverso e vado a chiudere. E ripeto lo stesso passaggio su tutti i punti che mi si presentano fino ad arrivare al termine del mio giro. Lavorata una maglia bassissima sull'ultimo punto disponibile,
Andiamo ora a realizzare insieme, utilizzando un ago, l'ultimo punto del nostro giro, che sarà sempre un punto bassissimo. Per fare questo allunghiamo l'asola, sfiliamo l'uncinetto e tagliamo il filo. Sfiliamo il tutto e poniamo il filo su un ago. Abbiamo qui il primo punto bassissimo che abbiamo lavorato. Vi entriamo da dietro passando sotto ad entrambe le costine che lo compongono, in questo modo, e portiamo il filo con noi. Dopodiché torniamo indietro all'ultimo punto bassissimo che abbiamo lavorato. Questa volta passiamo al centro tra le due costine che compongono il punto, portando così il filo all'interno del lavoro. Abbiamo così concluso la nostra lavorazione in modo invisibile e non ci resta che bloccare il filo all'interno del progetto. In questo momento il mio progetto ha raggiunto le seguenti misure: 24 x 17 cm. Andiamo ora ad applicare insieme la chiusura zip del nostro progetto, dopodiché foderiamo il tutto. Se, come vi ho anticipato, all'interno della sezione del video dedicata ai materiali non volete applicare la cerniera zip, potete sostituirla con dei bottoni magnetici. In questo caso vi consiglio i bottoni magnetici con delle piccole alettine laterali che vi consentono di cucirli direttamente al vostro progetto, così non avrete parti in metallo che risulteranno all'esterno del vostro lavoro. Nella sezione del video dedicata ai materiali vi ho sottolineato come la lunghezza della zip debba essere adeguata alla larghezza del nostro progetto. Questo perché la parte che ci consente di aprire e chiudere la zip deve alloggiare comodamente all'interno della lavorazione all'uncinetto. Per cucire la vostra chiusura zip al progetto potete utilizzare del filo da cucito, ovviamente vi consiglio quello più resistente, oppure come me potete utilizzare del filo di nylon trasparente. È quello che solitamente utilizzo quando vado a cucire le mie borse all'uncinetto con chiusura cric-crac. Lo vado ad utilizzare anche in questo caso perché non ho del filo da cucito di un colore adeguato per rimanere nascosto o mimetizzato all'interno della mia lavorazione all'uncinetto. Non sono un'esperta di cucito, perciò a chi è professionista, maestro di quest'arte, i passaggi, gli step che andrò ad eseguire probabilmente non risulteranno perfetti o addirittura non nell'ordine corretto, ma ho voluto realizzare questo tutorial anche per chi, come me, sa giusto eseguire alcuni punti di cucitura base per consentirgli di creare con le proprie mani un progetto dalla A alla Z. Per cucire la mia zip vado ad aprirla e la vado ad inserire prima da una parte e poi dall'altra della mia lavorazione, bloccando il tutto con degli spilli. Una volta che abbiamo posizionato la zip su entrambi i lati, non ci resta che andare a cucire. Vi consiglio di realizzare dei punti piccoli e ravvicinati tra loro. E vedete come, utilizzando il filo di nylon trasparente per la mia cucitura, i punti che realizzo non sono visibili all'esterno. Procedo quindi cucendo la mia zip da una parte e dall'altra alla mia lavorazione all'uncinetto. Per ottenere la fodera del mio progetto ho preso un rettangolo di stoffa e l'ho piegato a metà, lasciando all'interno la parte bella del tessuto, quella che dovrò vedere una volta aperta la zip del mio progetto. Ho poi tagliato il tessuto a destra, a sinistra e nella parte superiore fino ad ottenere queste misure: 25 cm per 18 cm in altezza. Utilizzando poi una penna per tessuti ho segnato due linee verticali a una distanza di 1 cm dal bordo di destra e dal bordo di sinistra
e ho poi eseguito 2 cuciture in verticale così da ottenere un sacchetto. Partendo poi dal bordo superiore su entrambi i lati del mio progetto ho misurato circa 1,5 cm e ho ripiegato il tessuto così da ottenere il bordo. Potete eseguire le cuciture della vostra fodera utilizzando, se l'avete a disposizione, la macchina per cucire, oppure, se non l'avete, potete tranquillamente eseguire le vostre cuciture a mano. Vi consiglio comunque di eseguire una prima imbastitura della vostra fodera e di provarla all'interno del progetto per verificare le misure e passare poi successivamente alle cuciture definitive. Le misure per la mia fodera sono ovviamente ricavate dalle misure del mio progetto all'uncinetto. Se la vostra lavorazione all'uncinetto ha delle misure differenti rispetto alla mia, differenti saranno anche le misure della vostra fodera, ma il metodo per realizzare la fodera è sempre lo stesso. Andiamo quindi ad eseguire tutte le nostre cuciture e poi inseriamo la nostra fodera all'interno del progetto. Nell'inserire la fodera all'interno del progetto dobbiamo far combaciare la cucitura laterale della fodera con l'angolo del nostro progetto e andare poi a fissare le due parti insieme utilizzando degli spilli. Dobbiamo fare attenzione a non avvicinarci troppo al bordo superiore della zip. Dobbiamo infatti verificare di avere abbastanza spazio per far scorrere agevolmente a destra e a sinistra il cursore della zip. Verificato questo, passiamo alla cucitura. Andrò a cucire insieme le varie parti utilizzando il sottopunto. Blocco il filo al di sotto del tessuto e prendo la parte più alta nella piega del bordo. In questo modo sul mio tessuto e un punto dietro al tessuto nella parte interna della zip. In questo modo. Vedete come il punto che ho appena realizzato rimane nascosto dal tessuto della fodera e si prosegue in questo modo. Un punto sul tessuto e un punto sulla zip dietro al tessuto. Per ottenere una buona cucitura vi consiglio di fare punti brevi e molto ravvicinati. Proseguiamo in questo modo, cucendo tutta la nostra fodera al nostro progetto. Completata la cucitura, questo sarà il risultato. Non ci resta che chiudere la nostra zip, che vedete scorre perfettamente, e il nostro progetto è completato. Siamo così arrivati al termine di questo tutorial che spero sia stato per voi un buon spunto creativo. Abbiamo realizzato dalla A alla Z passo passo una bustina, un astuccio multiuso per noi oppure per fare un regalo, che possiamo utilizzare ad esempio come astuccio per i nostri uncinetti, come portatrucchi, come portapenne, insomma un progetto super versatile. Per cosa lo andreste ad utilizzare e soprattutto vi è piaciuto questo tutorial? Fatemelo sapere con un bel pollice in su e un commento proprio qui sotto il video. Se andrete a replicare questo progetto, inviatemi poi le fotografie sui miei profili social. Qui in alto trovate il profilo di Instagram e nel box informazioni sotto il video tutti i miei contatti. Perciò con questo progetto facile, veloce e soprattutto utile vi saluto, vi invito se ancora non l'avete fatto a iscrivervi al canale cliccando sul pulsante subito sotto il video e spero di rivedervi molto presto in un prossimo tutorial, sempre qui sul mio canale YouTube. A presto!